Benvenuti, alchilliani. Avete mai incontrato le tre dame? Quelle gentili signore, quelle donne benevole che intrecciano le trame dell'universo con un filo tanto sottile da essere quasi invisibile? Beh, quelle megere, volevo dire, gentili e nobili signore, si sono presentate alla mia porta esigendo i miei servigi, quasi sfidandomi. Hanno osato fare delle richieste a me, la stella del mattino, al più grande potere sotto allo Jarl. Quanta arroganza, ma si sa, le donne sono così, a volte sono persino delle furie. Le loro parole riecheggiano ancora nel mio Sancta Sanctorum. Un re abbandonerà il suo regno, la vita e la morte verranno allo scontro, la più antica delle battaglie avrà nuovamente inizio. So esattamente cosa devo fare. Abbiamo già parlato sul canale di The Sandman e del suo autore Neil Gaiman in diverse istanze, sia in video che in live, ma riguardando i vecchi contenuti mi rendo conto che non abbiamo mai parlato in maniera chiara di ciò che pensavo del suo adattamento televisivo. In questo video non parleremo quindi solo dell'ultima stagione conclusiva, ma di tutta l'esperienza, dando per scontato che il pubblico conosca quantomeno il contenuto della serie. Ovviamente, in un'epoca in cui la gente segue le cose su TikTok e un reel di 2 minuti è troppo lungo, non mi aspetto abbiate letto il materiale originale, ma liberi di smentirmi nei commenti. La prima stagione, ormai di diversi anni fa, si presentò subito come un'impresa ambiziosa, forse un po' troppo per Netflix, che sin dai primi trailer mostrò cose che non convincevano per niente. Scelte di casting senza senso, personaggi dall'etnia e o genere diverso rispetto all'opera originale, e un comparto visivo appena sufficiente per quello che dovrebbe essere Sandman. Non parlo di effetti visivi brutti o insufficienti, parlo di un'estetica troppo pulita e uniforme, e così è stato per tutta la serie, sia nella prima che nella seconda stagione. Ambienti come l'inferno, le terre del sogno o il regno di delirio risultano davvero piatti, soprattutto se paragonati al materiale d'origine, con architetture, creature e immagini che sfidano la logica con forme e colori unici, complici numerosi artisti che hanno lavorato ai fumetti. Sandman è una serie con estetiche e mood molto diversificati. Abbiamo archi narrativi totalmente horror, altri fiabeschi in perfetto stile Alice nel Paese delle Meraviglie, o altri ancora in pieno urban fantasy all'American Gods. Insomma, ogni arco narrativo di Sandman è un'esperienza unica e ben riconoscibile. Nella serie TV invece risulta tutto anacquato. Ad essere intellettualmente onesti, la serie ha avuto dei lati positivi. In linea generale la storia è quella, alcuni ruoli sono stati davvero azzeccati, Caino e Abele per esempio sono stati fantastici, e anche alcuni cambiamenti alla fine sono stati carini da vedere, come il maggior spazio dato a diversi personaggi come il Corinzio. Insomma, la prima stagione ci lasciò con una serie che si lasciava guardare, ma che falliva nel dare giustizia a uno dei più grandi capolavori della nona arte. Ed eccoci qui. 3 anni dopo con la seconda stagione. Qualcosa per cui non avevo particolare hype, forse solo un certo interesse nel vedere il disastro che avrebbero fatto volendo condensare tutto il materiale mancante in una sola stagione conclusiva. Ho voluto aspettare un po' per scrivere questo video. Mi sarebbe piaciuto farlo uscire quasi in contemporanea con la seconda parte della seconda stagione, perdonate la ripetizione, ma ho deciso di fare le cose con più calma, di vedere cosa ne pensassero i nostri colleghi su YouTube e di prendere tutti gli appunti necessari, seguendo anche gli episodi senza fretta, con tanto di rilettura del materiale originale, come se non avvenisse di base una volta l'anno. Ora, questa serie sta venendo elogiata in ogni dove. Questo mi fa perdere, ancora una volta, speranza nel genere umano. L'unica spiegazione è che tutti questi creatori di contenuti a tema cultura pop millantino di aver letto il fumetto. Oppure il Corinzio deve avergli mangiato gli occhi, altrimenti non si spiega. Questa stagione 2, dopo tutto, è bellissima e piuttosto fedele al fumetto, se la si guarda ad occhi chiusi. Esperimento che io stesso ho fatto, recitando alcune battute a memoria e facendomi fregare soltanto dall'adattamento. I dialoghi di Gaiman restano brillanti e scorrono che è un piacere, ma ciò che vediamo su schermo è davvero ridicolo. Volete alcuni esempi? Lucifero e Sogno che parlano dell'abdicazione di Satana dal regno dell'inferno. Nei fumetti i due fanno 1000 cose mentre parlano, volano in giro, chiudono porte in ambienti da incubo, incontrano personaggi, fanno cose, insomma. Nella serie invece sembra che stiano parlando al parchetto su una panchina, pura immondizia. Un altro esempio?
Quando Lyta Hall inizia a impazzire per la perdita di Daniel e cerca le omenidi, nell'opera cartacea ha un viaggio psichedelico e colorato da una parte e dall'altra il corrispettivo reale. Amo la scena in cui Lyta si trova nella sua testa nel giardino di Gerione a mangiare una mela dorata e nella realtà a mangiare una mela marcia in un vicolo malfamato, consumata e distrutta. Nella serie la follia e la caduta di Lyta è niente. Nuala, che nei fumetti è sempre accompagnata da un incantesimo che la rende bellissima e avvenente, quando viene spogliata dell'incanto diventa una piccola fata spettinata e bruttina. Nella serie sembra solo perdere i filtri di Instagram e 1000 altri esempi. YouTuber medio dirà ma questa serie è proprio fedele al fumetto. No, YouTuber illetterato medio, quando dichiari simili volgarità fai vera e propria disinformazione, non lo è. Non basta un po' della prosa di Gaiman per renderlo tale. I sogni sono immagini e Sandman vive nella sua estetica unica. Questa serie è pensata per un pubblico stupido, con la mente putrefatta dai social network e dai prodotti tipici del catalogo Netflix. Come dissi nel video introduttivo a Sandman che scrissi ormai all'inizio della mia carriera su Alkill, il tema principale di Sandman è il cambiamento. Questo rimane anche nella versione Netflix, ma qui viene ripetuto davvero ogni 3 secondi, dando per scontato che il fruitore non riesca a leggere il sottotesto generale. Ogni cosa è spiegata al pubblico disattento del nuovo millennio, quando Sandman è un'opera ricca di misteri e segreti. Anche i personaggi subiscono un simile trattamento. L'opera di Gaiman comunica attraverso i dettagli. Volete un esempio pratico? Nei fumetti, dopo la morte di Orfeo, il re dei sogni fa ritorno al suo palazzo. In quel momento i guardiani del castello a stento lo riconoscono. Lui, così cambiato e così scosso, semplicemente rivolge loro un apprezzamento, qualche parola gentile, cosa che non aveva mai fatto in milioni di anni. La serie taglia questo momento, ma ti urla in faccia che Sogno è cambiato 1.000.000 di volte, per poi mostrarti Sogno che per curare uno dei guardiani arriva a toccarlo. Quando toccare i guardiani sarà prerogativa solo di Daniel dopo essere diventato Sogno. Ammetto che mentre vedevo la serie e prendevo appunti per il video, quando ho visto quella parte ho segnato sul blocco note semplicemente una bestemmia. Inoltre, Netflix è sempre Netflix, ci ricorda che la diversità va bene, ma solo quando è cool e di moda. Questa serie distrugge i rapporti romantici e sessuali dei personaggi senza un vero criterio logico, o meglio tagliando dove gli conviene e inventando di sana pianta in altri punti. Poche cose nella mia vita mi hanno fatto schifo come la resa del bacio tra Lucifero e Mazikin nella serie. Quel bacio nel fumetto è tutto, è disgustoso, passionale e sincero. Nella serie è un bacetto sulla guancia, che schifo. Però poi personaggi come Loki e Puck diventano una coppia senza alcuna ragione. Per non parlare di Wanda, un personaggio transessuale infilato dentro a forza in un arco narrativo intenso che si conclude con un gesto che fatto in un certo modo assume 1000 significati. Purtroppo in questo adattamento molte cose vengono tagliate, Wanda viene tolta dal suo contesto e viene banalizzata come poche altre cose, però Netflix ha messo comunque il personaggio trans. Sono davvero progressisti i CEO di questa azienda multimiliardaria? L'intero mondo di Gaiman in questa serie diventa buonista, i personaggi positivi diventano solo positivi, venendo addolciti e privati dei loro lati oscuri. Delirio, Puck o anche lo stesso Sogno sono incredibilmente meno crudeli della loro controparte letteraria, dando allo spettatore l'ennesima semplificazione di un racconto che non è fatto di bianco e nero, ma di sottili sfumature di grigio. Diciamocelo però, il vero dramma della serie è stato tagliare una quantità imbarazzante di materiale, creando così soluzioni forzate nella trama. Per chi ha visto solo la serie, sappiate che almeno 2 libri interi sono stati tagliati, insieme ad altre piccole cose qua e là. E Game of You, l'arco narrativo di Barbie, Hazel, Foxglove, Thessaly e Wanda, una storia di donne per donne. Dall'alta carica emotiva e sensibilità è stata totalmente eliminata dalla serie con la grave perdita del personaggio di Thessaly, uno dei miei preferiti che sarebbe tornata nei libri futuri. L'altro libro tagliato è La locanda alla fine dei mondi, una serie di storie brevi che degli sventurati si raccontano in una locanda al di là del tempo e dello spazio, mentre tutti i futuri convergono preannunciando il disastro che sarà. Nonostante La locanda alla fine dei mondi non aggiunga elementi particolarmente centrali al grande schema degli eventi, se non fornendo piccole informazioni qua e là, quello che fa questo libro è rendere il mondo di Sandman ancora più vivo.
Mettiamola così, la serie TV racconta di Morfeo, l'opera di Neil Gaiman racconta di persone, dei ed esseri cosmici le cui vite e sogni si intrecciano, generando una delle più grandi storie di tutti i tempi. La serie, nel corso dei suoi episodi, sacrifica dettagli, personaggi ed elementi, e se alcune cose sembrano meno gravi di altre durante la visione, tutto si rompe quando si entra nell'arco narrativo finale. Quando penso alle Eumenidi, il penultimo libro della serie, nonché climax di tutta l'opera, penso a uno dei fumetti meglio scritti di tutti i tempi. In questo lungo arco narrativo appaiono decine e decine di personaggi le cui storie si intrecciano, e non parliamo di personaggi qualsiasi, parliamo di angeli, incubi, streghe, uomini immortali. Eppure nessuno ruba spazio agli altri. Tutti dicono qualcosa di interessante, profondo e intenso, dimostrando la capacità di Gaiman nel creare una tragedia corale senza precedenti. In Le Eumenidi tutti i nodi vengono al pettine, quel pettine è Morfeo. Nella controparte televisiva sembra ci sia solo Morfeo e nient'altro. Non mancano poi le aggiunte non necessarie come elementi da Sandman Overture. Mi riferisco ai genitori degli Eterni, Notte e Tempo. Questi personaggi sono il più grande retcon della serie, che avevano senso di esistere in Overture, il prequel della storia scritto oltre 2 decenni dopo l'uscita della serie. Non solo questi personaggi sono totalmente fuori dal loro contesto naturale, ma con tutto quello che hai tagliato, era davvero necessario aggiungerli? Per i lettori, l'origine degli Eterni è sempre stato un grande mistero fino ad Overture, con qualche vaga risposta da ricercare negli spin-off o negli antichi miti del mondo. Infine, sono deluso. Non dalla serie, no, quella è esattamente la robetta mediocre che mi aspettavo. Sono deluso da questo millennio. Più invecchio, più vedo le storie che ho amato in gioventù venire semplificate, ridotte e pulite per un pubblico nuovo. Un pubblico che a quanto pare non sa pensare, non sa riflettere. Sandman era ed è la mia opera preferita, e vederla sminuita in questo modo è stato davvero fastidioso. Su Alkill non siamo portati per concetti come la fede o la speranza. Anzi, lasciate ogni speranza voi che entrate in queste lande di morte e arte. Forse però potremmo ingannare l'universo, proprio come fece il Re dei Sogni con tutti quei gatti e in quell'impresa lontana che a stento può definirsi avvenuta. Forse, se sognassimo tutti insieme il mondo come dovrebbe essere, un mondo in cui le storie tornano ad avere valore e dignità nella loro complessità, ecco, forse lì tornerebbero alla loro forma originaria e il mondo sarebbe esattamente come dovrebbe essere. Non c'è tregua per i malvagi, eppure eccoci qui, alla fine di tutto. Con sommo fastidio ora comprendo il piano delle parche. La loro voce riecheggia ancora una volta. I fiori raccolti al mattino sbocciano rigogliosi nel pomeriggio e già pallidi appaiono alla sera. Potrei prendere il mio posto quando me ne sarò andato. Come sono pompose. Odio le donne, questa volta non è neppure in rima. Se non altro si sono risparmiate la morale. Non importa. Buona o cattiva che fosse, la storia è finita. Beyond All.